Volete avere piante longeve e performanti? Dovete ramificare. Non è importante la forma di allevamento che scegliete, quello che conta è la ramificazione. Abbiamo un esempio straordinario, un cordone speronato, una forma molto diffusa, unilaterale, che significa che c'è una struttura primaria o tronco, una struttura secondaria o cordone orizzontale e poi ci sono le strutture terziarie, costituite da questi collettori, all'apice delle quali c'è lo sperone adibito alla produzione. Per tutelare la struttura secondaria e la struttura primaria nel tempo è importante staccarsi nel momento in cui si forma il cordone dalla struttura secondaria per allontanare i primi tagli rispetto al cordone orizzontale, quindi alla struttura secondaria, e quindi tutelare l'integrità del cordone orizzontale. Per fare questo si inizia a ramificare verticalmente, incrociando i tagli come ben sapete. Poi però, a seconda delle varietà, a seconda della sensibilità anche rispetto alle malattie del legno, si può adottare una ramificazione obliqua, che è rappresentata in modo straordinario su questa pianta. Vedete, all'inizio siamo usciti dal cordone con una ramificazione verticale e poi posizionando tutti i tagli sopra, vedete, è una specie di gradinata, tutti i tagli sono posizionati sopra, ve li sto indicando proprio a mo' di gradinata, si rende pervia e libera da qualsiasi ostruzione e cono di seccamento il lato che vi sto indicando, quindi il lato sottostante. Come si fa a fare questo? Bisogna scegliere attentamente la posizione dello sperone, ma soprattutto la posizione della gemma che diventerà sperone per il prossimo anno, che deve essere, posizionata lungo la continuità del flusso. Se voi toccate con le vostre mani, in questo caso la ramificazione che parte verticale e prosegue obliqua, arriverete sicuramente a toccare il germoglio che darà origine al prossimo sperone. Come poter scegliere la lunghezza dello sperone per continuare a ramificare in modo obliquo? È facile, basta individuare la prima gemma che dà la continuità rispetto al flusso linfatico, aggiungerne una e otterremo così nel prossimo inverno uno sperone a 2 gemme franche, avendo ottenuto così un risultato che va a soddisfare, in questo caso a seconda delle varietà, la produttività rispetto alla fertilità della varietà, ma soprattutto avendo la possibilità, come potete vedere in questo punto, di poter posizionare lo sperone per dare continuità obliqua allo sviluppo del punto vegetativo. E questo è uno straordinario esempio di ramificazione.